Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò delle predictions di WWE Survivor Series War Games 2025, uno degli eventi più belli, uno dei Big Four chiaramente che la WWE ci propone, che tra l'altro sarà trasmesso anche in chiaro su D-Max con meno di 48 ore di ritardo, quindi un evento imperdibile. Intanto, prima di entrare nel merito della questione, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di lasciare un like se il video vi è piaciuto e se ovviamente vi piacciono anche altri contenuti che potete trovare nel mio canale. Addentriamoci subito nelle previsioni, nei pronostici di questo importante evento, partendo dal match principale, ovvero dal War Games match maschile, che vedrà veramente delle stelle clamorose darsi battaglia da una parte e dall'altra. Credo che sia uno dei migliori War Games match della storia in generale, anche perché prima War Games venivano disputati a NXT, adesso invece da quando li fanno nel main roster abbiamo atleti di livello veramente altissimo. Quest'anno forse come non mai, perché da una parte ci sarà il team di CM Punk, Cody Rhodes, Roman Reigns, Jey Uso e Jimmy Uso, e dall'altra invece il team della nuova visione, la nuova Vision, che è composto da Bron Breakker, Bronson Reed e Logan Paul, che saranno accompagnati anche da Drew McIntyre e da Brock Lesnar, quindi praticamente Polemangai tra il passato e il presente, nelle stelle clamorose. Anche il semplice fatto di avere Brock Lesnar all'interno di questo match penso che racconti la grandezza e la spettacolarità dell'incontro. È difficile fare una previsione proprio conoscendo questa situazione, conoscendo comunque i nomi in ballo, però secondo me tra tutti i big che ci sono in ballo, quello meno quotato sicuramente è Jimmy Uso e potrebbe essere tra l'altro colui che subirà lo schieramento decisivo, secondo me. Però l'ago della bilancia sarà il fratello Jey Uso. Perché? Perché praticamente nel corso degli ultimi mesi Jey Uso ha avuto una tendenza, soprattutto da heel, o quantomeno accennato ad una sorta di turn heel, che adesso è rientrato clamorosamente, perché nelle ultime settimane, nelle ultime puntate di Raw, la situazione è stata considerata come se non fosse quasi mai successa. Non c'è stato un vero e proprio chiarimento con Jimmy Uso, con Roman Reigns e quant'altro. Quindi io credo che Jey Uso possa essere l'ago della bilancia e che possa effettuare il suo definitivo turn heel, costando quindi il match alla sua squadra in qualche modo. Non so se poi schierandosi dalla parte di Paul Heyman oppure se andando comunque per la sua strada da heel, e sarebbe davvero un cambio di rotta clamoroso, soprattutto a livello di personaggio. Sarebbe ancora più clamoroso se si schierasse dalla parte di Paul Heyman e della Vision, ma secondo me sarà proprio Jey Uso l'uomo determinante in negativo per la sua squadra e in positivo quindi per quella di Brock Lesnar e compagnia bella. Questa almeno è la mia visione, lo dico da settimane ormai, anzi forse da mesi, da quando comunque Jey Uso ha cominciato ad accarezzare quel lato, quell'aspetto di sé da heel, poi appunto è rientrato. A questo punto però credo che veramente lì le Survivor Series possano essere il turning point importante anche per la carriera di Jey Uso stesso, perché Jey Uso da heel potrebbero renderlo credibile e soprattutto potrebbero rilanciarlo davvero sulla scena titolata. Adesso è stato spinto troppo, infatti il pubblico sì, lo sostiene ancora, però se vediamo soprattutto sui social ci sono molte critiche nei suoi confronti. Su YouTube i suoi video, i video delle sue vittorie stanno ottenendo più dislike che like, quindi credo che possano sfruttare questa cosa a loro vantaggio e a vantaggio di Jey Uso, che appunto pian piano, essendo pompato troppo, sta diventando un po' stucchevole per il pubblico, e da heel secondo me potrebbe rendere moltissimo, soprattutto se riuscissero a strutturare il tradimento nella maniera migliore possibile. Quindi io vado con la vittoria della Vision, quindi Bron Breakker, Bronson Reed, Logan Paul insieme a Drew McIntyre e a Brock Lesnar. Per quanto riguarda invece il War Games match ho qualche dubbio in più. Da una parte avremo Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair ed AJ Lee, dall'altra invece ci saranno Nia Jax, Lash Legend, le Kabuki Warriors, ovvero Asuka e Kairi Sane, e Becky Lynch come ultima aggiunta. Allora, Becky Lynch ed AJ Lee ormai sono ai ferri corti da diverso tempo. Pensavo ad un match uno contro uno, che non è detto che non arrivi poi più in là, magari alla Royal Rumble. Non so ovviamente quando potrebbe arrivare, però mi aspettavo un match uno contro uno per il titolo intercontinentale, che tra l'altro Becky Lynch andrà a perdere a sorpresa contro Maxine Dupri, anche se non troppo a sorpresa, perché io un pochettino, dopo tutte queste sfide e queste difese ripetute contro Maxine Dupri, un pochettino me l'aspettavo che potesse perdere il titolo, anche se avrei sperato chiaramente in una rivalità titolata tra Becky Lynch ed AJ Lee, che non avrebbe per forza di cose bisogno del titolo, ma sicuramente AJ Lee tornare in WWE dopo così tanto tempo e conquistare un titolo entro qualche mese sarebbe stato sicuramente importante. Però, concentrandoci sul War Games match, secondo me le favorite sono le face, nonostante ci sia qualche frizione con Charlotte Flair, anche se Charlotte Flair
si è riunita al gruppo e soprattutto a quanto pare sembrerebbe aver stretto un patto di alleanza anche con Rhea Ripley nell'ultima puntata di Raw. Quindi io credo che la vittoria andrà a loro e credo che sarà decisiva nuovamente AJ Lee contro Becky Lynch. Potrebbe essere ancora una volta questo lo scontro finale e lo schienamento finale, così come AJ Lee schienò a WrestlePalooza Becky Lynch nel match di coppia, dove erano coinvolti anche CM Punk e Seth Rollins. Questa volta invece AJ Lee potrebbe portare a casa la vittoria per il suo team. Questo è quello che penso, poi vedremo se effettivamente andrà così oppure no. Questo è un Wargames match che mi cattura un po' meno a livello di attenzione, perché le rivalità sì ci sono, però non sono così strutturate. La rivalità principale, parliamoci chiaramente, è quella tra AJ Lee e Becky Lynch. Infatti io credo che potrebbero essere proprio loro due a risolverla definitivamente con lo schienamento decisivo di AJ Lee ai danni di Becky Lynch. Dall'altra parte Lash Legend debutta con un match veramente importante nel main roster come il Wargames match in un evento, uno degli eventi più importanti che è Survivor Series. D'altra parte abbiamo un Dream Team comunque, sia chiaro, però a livello di storia non mi lascia più di tanto come invece il Wargames match maschile. Quindi io vado con il team delle face, quindi Rhea Ripley, Io Sky, Alexa Bliss, Charlotte Flair ed AJ Lee. Per quanto riguarda invece il match per il titolo femminile del mondo, Stephanie McGirl lo difenderà dall'assalto di Nikki Bella. Onestamente credo che questo sia soltanto un match di transizione per Stephanie McGirl, che il titolo comunque finora l'ha difeso abbastanza poco, soprattutto considerando che ha avuto quel match a Crown Jewel contro Tiffany Stratton per il Crown Jewel Championship, quindi dopo quella vittoria io credo che Stephanie McGirl difenderà con successo anche il titolo del mondo contro Nikki Bella. Il tradimento fondamentalmente era nell'aria, non mi aspettavo che arrivasse così presto, pensavo che avrebbe avuto prima delle altre avversarie di transizione, invece la prima avversaria di transizione è Nikki Bella. Ricordiamoci che Nikki Bella ha tentato anche l'assalto al titolo intercontinentale contro Becky Lynch qualche mese fa e l'ha fallito, quindi onestamente la vedo molto molto complicata che possa riuscire a conquistare il titolo del mondo, che possano dare il titolo del mondo adesso. Magari una run titolata potrebbe arrivare successivamente, chissà perché no, proprio per il titolo intercontinentale, però non penso che possa minimamente impensierire Stephanie McGuire e quindi Stephanie McGuire si confermerà campionessa del mondo, resterà tale. Secondo me potrebbe rimanerlo anche fino a WrestleMania, sarà interessante capire gli scenari successivi anche con un eventuale coinvolgimento di Liv Morgan che prima o poi comunque dovrà tornare e immagino che torni a Raw perché ha una storyline comunque da portare avanti con Dominic Mysterio e con tutto il Judgment Day. Sarà molto molto interessante capirlo. Se poi magari diventerà campionessa Roxanne Perez, soprattutto se dovesse diventare campionessa Roxanne Perez, lì si aprirebbe veramente una questione da risolvere per Liv Morgan e diventerebbe ancora più interessante. Però, restando sul match di Survivor Series, vado con Stephanie McGuire che difende la cintura con successo e sono abbastanza convinto di questo. Molti più dubbi invece li ho sul match per il titolo intercontinentale tra John Cena, che ha vinto appunto l'unico titolo che gli mancava in WWE, che difenderà dall'assalto di Dominic Mysterio. Allora bisogna capire se John Cena arriverà all'ultimo match della sua carriera da campione intercontinentale e lì quindi verrà messo in palio il titolo, quindi lo perderà a Saturday Night's Main Event, perché chiaramente il regno di John Cena per questioni tempistiche, a meno che non allunghi il suo tour di ritiro che so fino alla Royal Rumble, ma non credo, ai giorni contati il suo regno. Quindi bisogna soltanto capire se sarà Dominic Mysterio a riconquistare questo titolo oppure se sarà il vincitore del Last Time Is Now Tournament a detronizzare John Cena e a riprendersi quella cintura, considerando che il favoritissimo è Gunther e che Gunther è già stato campione intercontinentale per diversi mesi. Io mi auguro che John Cena questo titolo lo perda adesso contro Dominic Mysterio e che Dominic Mysterio magari venga aiutato da una sorprendente Liv Morgan che torna appunto tra lo stupore generale a Survivor Series, che secondo me sarebbe lo scenario migliore piuttosto che Saturday Night's Main Event o una normale puntata di Raw. Quindi io mi auguro che ci sia Dominic Mysterio che torna campione con l'aiuto, ripeto, di Liv Morgan e sarebbe veramente uno scenario clamoroso e molto molto interessante. Quindi vado con la vittoria di Dominic Mysterio, ma non mi sorprenderei qualora John Cena restasse campione, portasse il titolo fino a Saturday Night's Main Event e lì fosse Gunther a diventare campione, a tornare campione intercontinentale, dato che di Gunther fondamentalmente in WWE le sue qualità non si discutono, ma con il titolo alla vita è una storia, senza titolo a quanto pare non riescono a dargli una storyline credibile, almeno finora non ha avuto una rivalità che possa essere ritenuta credibile, perché proprio non ce l'ha avuta una rivalità senza titolo. Finora è sempre stato o campione del mondo o campione intercontinentale, stessa cosa anche a NXT e NXT UK, quindi io credo che a questo punto debba fare una run anche senza cintura e creare una rivalità con qualcun altro, senza titolo però. Quindi spero che a vincere sia Dominic Mysterio a riprendersi la cintura con tanto di rientro di Liv Morgan, ma non escludo che invece
John Cena resti campione e poi perda la cintura a Saturday Night's Main Event contro Gunther. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.